Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Gran Premio di Singapore che si disputa nella città di Singapore sul circuito noto come Marina Bay Circuit, proprio perché si snoda intorno a Marina Bay mostrando alcune tra le zone più belle della città. Come altri circuiti del campionato è stato progettato da Hermann Tilke. La pole position dell'edizione del 2022 è stata fatta da Charles Leclerc su Ferrari in 1 minuto 49 secondi e 412 millesimi. La gara è stata poi vinta da Sergio Perez su Red Bull. Parliamo ora del layout. La pista richiede un alto carico aerodinamico. È caratterizzata da una sequenza continua di accelerazioni o frenate. Il tracciato ha 19 curve e a partire dal 2019 conta ben 3 zone DRS. Misura 4,928 km, il che ci porta a capire che è necessario percorrere 62 giri della pista per poter raggiungere i 305 km necessari al completamento di un Gran Premio. Il senso di marcia della pista è antiorario, come a Baku, Interlagos, Austin e Abu Dhabi. Il giorno in cui venne confermata la nascita del Gran Premio, venne pubblicata una prima cartina del tracciato, che vedeva l'area del paddock collocata presso un'ampia zona sul Republic Boulevard, situato dietro alla Singapore Flyer. Tra le curve 18 e 19 la pista presentava un tratto a dir poco unico che passava sotto le tribune situate all'altezza della floating platform. La qualità della pavimentazione era imperfetta e fu causa di malcontento da parte dei piloti. Altro punto a sfavore del circuito era l'umidità del clima della zona. Le critiche al tracciato non si fermarono qui. Alcuni piloti si lamentarono dell'altezza dei cordoli presenti nella curva 13 e nella chicane di curva 10. Pensate che Massa arrivò a descriverli come piccole tartarughe che possono danneggiare la vettura in caso d'errore. Ancora i piloti temevano che l'asfalto incidentato potesse rovinare le sospensioni delle monoposto o che in ogni caso potesse favorire l'uscita dalla pista. In merito a tali lamentele, la FIA modificò i cordoli in curva 10 prima del venerdì di prove libere e prima delle qualifiche furono poi ancora abbassati. Per continuare, l'entrata della pit lane veniva considerata difficile, oltre che incredibilmente pericolosa, considerando la velocità che veniva raggiunta all'interno di essa. Così venne modificata in previsione delle qualifiche, allungando la linea di guida all'ingresso della corsia. Questa modifica portò un anticipo d'entrata che rendeva più chiara la linea da seguire alle vetture che seguivano. Nel 2009 il circuito subisce delle leggere modifiche nelle curve 1, 2 e 3, in modo da consentire sorpassi più facili. Anche i cordoli di curva 10 vengono ulteriormente modificati, in risposta a vari incidenti provocati nell'edizione precedente. Sempre in questo anno a 3 curve del tracciato viene assegnato un nome ufficiale, partendo da proposte degli abitanti locali. Curva 1 diventa la Shars, in onore del secondo presidente di Singapore. La 7 si chiama Memorial, che deriva dalla vicinanza della curva con il monumento in onore alle vittime civili della Seconda Guerra Mondiale, mentre la 10 è conosciuta come Singapore Sling. Anche l'edizione del 2010 è testimone di alcuni cambiamenti del tracciato. Il disegno della chicane Sling viene rivisto con lo scopo di spostare l'uscita dalla curva più a sinistra. Anche le curve 5 e 7 subiscono delle modifiche, così come le subisce il muro esterno della 21. I tratti tra curva 3 e curva 7 e curva 14 e 19 vengono riasfaltati, mentre il livello del paddock viene abbassato. Questo per consentire un rientro in pista senza sobbalzi. I famosi cordoli di curva 10 poi vengono ancora rimodellati e da questa edizione anche il colore dei muretti viene modificato per garantire una maggiore visibilità televisiva. Nel 2013 la chicane Singapore Sling viene rimossa e sostituita da una semplice curva a sinistra,
con lo scopo di innalzare la velocità media sul giro. Inoltre, per l'usura causata dal traffico cittadino, vengono riasfaltate le prime tre curve, curva 5, curva 8 e il rettilineo tra le curve 13 e 14. Anche la pit lane viene riasfaltata a causa di addirittura cedimenti del terreno. Nell'edizione del 2015, poi, altre leggere modifiche vengono apportate al tracciato. Queste riguardano il tratto compreso tra le curve 11 e 13. Un nuovo riasfaltamento viene fatto nel 2017, interessando le curve 1 e 2, un tratto dopo curva 5 lungo circa 100 metri e alcune zone tra le curve 12 e 13. Infine vennero rifatte anche le curve 15, 16 e 17, che però l'anno successivo, le curve 16 e 17, verranno riallineate, modifica che causa un accorciamento del circuito che passa da 5.065 metri a 5.063. Nell'edizione del 2022 la zona di attivazione del DRS viene anticipata di 5 metri, lo stesso avviene anche per la seconda zona di attivazione dell'ala mobile. Nell'edizione di quest'anno il layout cambierà nuovamente, rimuovendo il tratto lento compreso tra le curve 16 e 19. Dall'uscita di curva 14 c'è ora un tratto unico veloce prima della chicane che porta al traguardo. Questo tratto di circa 400 metri di lunghezza potrebbe diventare un'ipotetica nuova zona DRS, quindi una quarta. Ora il tempo sul giro viene abbassato di circa 20 secondi, vengono abbassati anche il numero di curve totali, che passano da 23 a 19, e la lunghezza del tracciato, che ora misura 4,928 metri. Ma saltate ora a bordo di una monoposto con me per fare un giro del tracciato. Lanciati sul rettilineo, ci dirigiamo verso curva 1. La tagliamo in modo da mangiare tutto il cordolo interno della 2. Dopo la 3, la forza centrifuga ci trascina all'esterno, gestiamo l'enorme potenza del motore e poi ci lanciamo il più forte possibile fuori dalla 5 nel primo rettilineo DRS, in cui teniamo tutto giù come voler sfondare il pedale dell'acceleratore. La 6, come la 4, non è nemmeno una curva. Cerchiamo poi di non perdere troppa velocità alla 7, saltiamo sul cordolo e ci prepariamo a scendere in seconda alla 8. Short shifting e subito a preparare la 9, da cui bisogna uscire con slancio, full gas sul rettilineo e poi ci prepariamo a entrare a bomba alla 10, tirando subito dopo la vettura all'interno per la 11. Ci prepariamo poi alla staccata a inizio ponte che ci porta al tornante di curva 13 in seconda. Lottiamo per tenere dritta la vettura e aprire tutto il gas e anche il DRS. Dopo la 14 ci troveremo nel settore che da quest'anno è cambiato. Qui da ora si va dritti, tagliando fuori il sottopassaggio della tribuna e quindi saltando le prossime due chicane che rappresentavano un simbolo del circuito. Si torna poi dall'altra parte facendo completamente un tratto rettilineo che ci porta alla fine all'ultima chicane che ci troviamo davanti ora. Affrontiamo la chicane senza perdere velocità, ci lanciamo su questo corto rettilineo che ci porta al doppio destra in cui dobbiamo lottare con un'impressionante forza G, poi facciamo urlare il motore fino a tagliare il traguardo. Parliamo dei punti di sorpasso. I punti principali che favoriscono i sorpassi sono quelli caratterizzati dalla possibilità di aprire l'ala mobile e corrispondono rispettivamente al rettilineo principale, al tratto compreso tra le curve 5 e 7 e, in ultimo, nella zona DRS introdotta nel 2019, cioè quella compresa tra le curve 13 e 14. Ora vi racconto un po' di storia. La prima gara organizzata su questo tracciato prendeva il nome di Orient Year Grand Prix ed era nel 1961. L'anno successivo la denominazione della gara diventa Gran Premio di Malesia, poiché Singapore apparteneva ancora alla federazione malese. Questa gara venne corsa fino al 1973, anno in cui viene poi definitivamente abbandonata, anche e soprattutto a causa di due incidenti mortali.
Il circuito di Singapore ospitò la prima gara del campionato di Formula 1 nel 2008 e fu vinta da Fernando Alonso, allora su Renault. Per l'occasione si stabilì l'orario della gara in notturno per favorire la visione da parte degli spettatori europei, ma anche per creare uno scenario più suggestivo. Questa gara venne finanziata per ben il 60% dalle spese del governo locale. Passiamo alle curiosità, dove in realtà vi ho messo anche un pochettino di storia. Il circuito è stato il primo in assoluto ad ospitare un'edizione disputata al buio e per questo sulla pista sono presenti 1600 proiettori di luci a LED. Questi forniscono la visione notturna e l'impianto di illuminazione, pensate, è stato ideato da un italiano e, secondo i dati forniti, consuma 3 volte meno rispetto all'impianto di Abu Dhabi. All'esordio della gara nel 2008 l'altissima richiesta di biglietti da parte sia dei locali che dei turisti mandò letteralmente in tilt il sistema telematico di vendita già a febbraio. Dovete considerare che la gara si disputa a ottobre, quindi con ben 8 mesi di anticipo la gente già era corsa a cercare di conquistare tutti i biglietti disponibili. Come detto precedentemente, la prima gara che si è disputata qui venne vinta da Alonso. L'anno successivo però la FIA aprì un'inchiesta sull'incidente avvenuto durante il 13° giro della gara. L'incidente coinvolse Nelson Piquet Jr. Le televisioni iniziarono a sostenere che fosse stato volontariamente provocato al fine di favorire la vittoria dello spagnolo. Il 21 settembre 2009 la FIA convocò la Renault per fare luce sul caso e la questione si risolve con la squalifica a vita di Flavio Briatore e Pat Symonds, che erano accusati di aver volutamente modificato l'esito della gara. Tra l'altro con un piccolo siparietto del team principal, Briatore, insieme a Fernando Alonso, che hanno una conversazione che fa capire che entrambi erano a conoscenza della cosa e che fosse una cosa progettata prima del Gran Premio. Nel 2010 il caso pare ancora aperto. Il Tribunal de Grande Instance di Parigi annullò la squalifica de Briatore, ritenendo il procedimento attuato dalla FIA irregolare. Quest'ultima dovrà risarcirgli anche 15.000 euro per Briatore. Anche Symonds viene riabilitato dalla sentenza e ad aprile 2010 si giunge poi ad un accordo definitivo, il quale prevedeva che la FIA rinunciasse nel proseguire con gli appelli, mentre i due della Renault si assunsero in parte la responsabilità dell'accaduto. Proprio in merito a questo evento, Felipe Massa, più o meno nei giorni nostri, ad oggi, inizierà una causa per cercare di vedersi riassegnare il campionato del 2008, in quanto questa gara andrà a penalizzare particolarmente lui. Durante l'incidente di Nelson Piquet Jr., molti dei piloti rientrarono ai box, tra cui anche Felipe Massa. A causa di un errore, la pompa della benzina si incastrò attaccata all'abitacolo, allora si faceva ancora rifornimento durante la sosta. Felipe Massa venne fatto ripartire con la pompa ancora attaccata e i meccanici dovettero raggiungere la vettura praticamente a fine pit lane per staccare la pompa e permettere al pilota di ripartire, facendogli perdere veramente tantissimo tempo. Questo fece perdere tantissimi punti a Felipe Massa, che però perderà il campionato per un solo punto. Le due edizioni relative agli anni segnati da quello che sapete, il 2020 e il 2021, non vennero corse. È stata la prima volta, quindi, dalla sua introduzione nel calendario dal 2008, che la gara a Singapore non è stata disputata. Dopo i 2 anni di stop, l'edizione del 2022 è stata testimone di un nuovo record di presenze con 302.000 spettatori. Questo tracciato risulta essere particolarmente fortunato per Fernando Alonso, che nel 2010 fece qui il suo primo Grand Chelem, il che significa che lo spagnolo ottenne pole position, vittoria e giro veloce in gara,
conducendo quest'ultima rimanendo in testa dall'inizio alla fine. Il pilota che vanta il maggior numero di vittorie sul tracciato di Singapore, però, è Sebastian Vettel, che si classifica al primo posto con i suoi 5 successi. Parliamo ora di sicurezza. Qui non c'è tantissimo da dire. Nel 2013, quando venne eliminata la chicane di curva 10, come detto precedentemente, sono state aggiunte delle barriere supplementari in uscita, proprio perché con i cambiamenti apportati la velocità di uscita dalla curva era particolarmente alta e richiedeva quindi un aumento di sicurezza in quel punto. Il tracciato generalmente è sicuro e l'unico episodio degno di nota è il secondo che fa un po' sussultare i ferraristi come me. Nel 2017 una carambola allo start, tra l'altro causata dai piloti della Ferrari, li vede uscire dalla gara e quindi Vettel, che si stava comunque giocando il campionato, perdette qui ogni possibilità di continuare a lottare per quest'ultimo. La carambola coinvolse appunto diverse altre vetture e questo ancora una volta perché in tracciati cittadini come questo i muri sono molto spesso a ridosso del tracciato, quindi se succede qualcosa i piloti chiaramente rimbalzano di nuovo sul tracciato coinvolgendo altre vetture negli incidenti e questo penso che sia uno degli aspetti più pericolosi della Formula 1 attuale, probabilmente quello per cui abbiamo visto più brutti incidenti ultimamente negli ultimi anni. Il video è giunto al termine, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale, ma soprattutto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!